Ciao ragazzi. Sì, lo so che voi pensate che ci sia qualcuno in casa, e invece no. Però potete lasciare detto a me dopo il segnale acustico, così poi vi farò richiamare. Questo è il mio messaggio. Ora parlate voi. Il piacere di scoprire che esiste una terra gentile è di per sé appagante e questo mi dà più forza nel continuare a condividere le mie ricerche, la mia necessità di comprendere meglio, visto che sono quasi sordo. Se poi fai anche una piccola donazione, allora sarò al settimo cielo e potrò solo che essere radioso, come voi che mi seguite. Bene, prendiamo una domanda da Twitter. Come vi sentite mentre state lasciando il pianeta? E come vi aspettate che il pianeta cambi quando tornerete tra 6 mesi? Come vi sentite mentre state lasciando il pianeta? 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 Beh, lo sai, beh, quindi sono stato lì, ci sono molte sensazioni che vorticano, giusto? Sai, mi sto davvero concentrando a tenerle dentro perché abbiamo un sacco di cose da fare. Grazie mille per aver risposto oggi alle domande. Purtroppo è tutto il tempo che abbiamo. Grazie a tutti. Decollo. Il Falcon 9 ha due componenti, il razzo vettore e lo stadio seriale, il carico. Il vantaggio è che ora abbiamo due telecamere separate. Ciò tornerà utile. E tornano sulla Terra perché vogliono mantenere il vettore? Per prima cosa daremo uno sguardo alle immagini prese dal vettore. Ho accelerato il video, ma ci sono parti tagliate dalla NASA. E di ritorno a Cape Canaveral con la tecnologia. È molto vecchia, ovviamente l'abbiamo già usata negli sbarchi sulla Luna. La prima cosa da cui sono stato distratto erano i motivi bianchi sul terreno. Li vedi lì di nuovo? E ancora. Mi ci è voluto un po' per capirli. Non erano laghi o mari, ma è il pennacchio del razzo dell'astronave stessa. Dai un'occhiata alla linea nera nell'angolo destro. Quello era il mio secondo problema. Guarda il pennacchio del razzo e lì puoi vederla, una linea molto leggera, che probabilmente sarà stata l'ombra del pennacchio del razzo.
Dopo aver compreso questi due problemi, posso andare ai filmati reali. Dai un'occhiata alle prime immagini della Terra, ma gira la telecamera. Di nuovo al rallentatore. E ferma l'immagine. Che strano schema di nuvole. Ed abbiamo una seconda visione della nostra Terra. Ferma l'immagine. Un primo piano. Bene. A questo punto inizio a dubitare. Se queste sono nuvole, non lo so. Ma fortunatamente abbiamo una seconda telecamera, quella dello stadio di carico. Ma cambiano continuamente telecamera. Telecamera 1, telecamera 2, telecamera 1. Quindi ho separato la vista delle telecamere ed ho avuto questo risultato. Ingrandisci nell'angolo destro e lì la hai di nuovo. Una montagna ancora visibile a 300 km. Guarda da vicino questo sotto lo scarico, questo piccolo puntino bianco. Lo vedi? Ancora visibile? Quindi a questo punto sono abbastanza sicuro che è una montagna. E questa ripresa è stata girata da circa 100 km di altitudine del vettore. Ora mi chiedo se esista una montagna gigante vicino a Cape Canaveral, ancora visibile, a 300 km di altitudine. E con la stessa forma, ovviamente. Questo buco nel mezzo? L'unico che ho trovato è stato il Popocatépetl in Messico. Ma quando guardi l'ambiente, non credo, perché accanto al Popocatépetl vedi una seconda montagna. Beh, questo lascia solo un'altra possibilità. È questo il punto cieco nella mappa dell'Antartide? Beh, se questo è vero, è il Monte Meru. Se questo è il Monte Meru, allora questo è il muro di ghiaccio. E questo è il contorno del nostro cratere. E questo sarebbe molto interessante. Il Monte Meru, il muro di ghiaccio. Il Monte Meru, il muro di ghiaccio. Che dire di questo? Il Monte Meru, il muro di ghiaccio e il pennacchio del razzo. Andiamo all'ultimo fotogramma di visualizzazione dello stadio di carico. Non so se puoi già vederlo. Ricordi come sono posizionati i continenti nella mappa del cratere? Prendi le Americhe, le giri orizzontalmente, distorciamole, allunghiamole. Perché? Perché si vede tutto in prospettiva, ovviamente. Eurasia, Africa, ed eccoli i nostri continenti, visti dallo spazio. Grazie mille, SpaceX. Ricevo costantemente messaggi come: cosa mi dici del Pacifico? Cosa dire di alcune rotte di volo? Cosa dire dello stretto di Bering? Le tue risposte sono buone quanto le mie. Se puoi falsificare completamente la storia e la geografia, beh, è facile falsificare una rotta di volo.
Ma aspetta, c'è di più. Metti le Americhe in posizione e guarda all'acqua vicino alla montagna. Se questa è acqua, mi sembra come se si stesse sciogliendo. Se ci fosse un'apertura nello scioglimento dei ghiacci, potrebbe andare in due modi. L'acqua scorre nel nostro sistema ed abbiamo inondazioni. O l'acqua esce dal nostro sistema e questo prosciugherebbe gli oceani. Ci stanno preparando per qualcosa? E questo è il motivo perché stanno facendo le scie chimiche per fermare il processo? Improvvisamente i padroni schiavisti stanno combattendo per un ambiente pulito. Sì, penso che stiano combattendo per la sopravvivenza. Abbiamo bisogno di un grande reset. Sono d'accordo con il grande ripristino, ma non nel modo che loro pensano. Spero per loro che abbiano un buon nascondiglio. Alcune persone mi hanno scritto: come possiamo scappare? Sono questi i guardiani? Ma torniamo al Monte Meru, o non lo è? Perché quando guardo la mappa di Hereford, non ci sono grandi montagne su questa mappa, solo il labirinto. Così ho iniziato di nuovo a guardare la mappa di Hereford e all'improvviso ho visto lo schema dell'acqua. Facciamo un confronto. Schema 1, 2, 3. Questo schema è stato allagato e anche il labirinto è stato allagato. Ma cos'è questo punto rosso? Gerusalemme. Wow. Svegliami, sto sognando. E cosa sarebbe questo piccolo punto? Hai una piccola montagna vicino a Gerusalemme. Golgota significa in aramaico siriano riflettente. Così, stiamo guardando ora il monte Calvario? Ho preso la mappa di Hereford e l'ho inserita. Forse la vedi meglio con qualche aggiunta d'acqua? La sagoma del nostro cratere? Ricercando alcune mappe più antiche, raffiguranti Gerusalemme come una montagna, ho potuto trovare alcune mappe armene. Un'altra mappa medievale che mostra Gerusalemme come una montagna. Di questa mappa ho già parlato in un video precedente. Ma in questa mappa Gerusalemme è il monte Ararat. Sono questi gli stessi? Non lo so. Ur Salomon, la città al centro del sistema controrotante. Ci congederemo dalla civiltà nelle desolate lande dell'Islanda, scrutando con soggezione il cratere senza fondo di un vulcano inesplorato, affrontando la pericolosa discesa nell'ignoto.